Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi finalmente vi mostro come ho realizzato questa bellissima fascia per capelli che va a completare il set realizzato qualche tempo fa. Occorrerà un elastico che trovate benissimo al mercato o in merceria. Io ne ho utilizzato uno da 1 centimetro e ne ho ritagliato esattamente 17 centimetri. Dopodiché ho preso del filato uncinetto 3,5 e ho avviato 17 centimetri di catenelle. In questo caso ho avviato 35 catenelle. La lavorazione all'uncinetto deve corrispondere praticamente all'elastico ritagliato. Ho lavorato 34 mezzi punti per un totale di 5 righe. La mia fascetta misurerà 17 centimetri per 4 centimetri. Poi prendiamo ago e filo per cucire e andiamo a cucire le due estremità dell'elastico sulla lavorazione all'uncinetto, così fissiamo per bene l'elastico stesso. Una volta fissato su un lato, ripetiamo la stessa operazione sull'altro lato. Una volta ottenuto questo lavoro, pieghiamo in due la nostra fascia, catenella fatta, giriamo il nostro lavoro e andremo a cucire punto con punto. Entro nel primo e nel primo punto e chiudiamo a punto basso. Punto successivo con punto successivo. Per comodità possiamo prendere anche l'uncinetto più piccolo. Dobbiamo ritrovarci un totale sempre di 34 punti. Bene, una volta terminato tutto il lavoro facciamo una catenella e andiamo a lavorare dei punti proprio qui. Senza essere troppo precisa, vado a lavorare esattamente 8 punti bassi su questa zona. Lavoro gli ultimi due punti, quindi 7 e 8. Dopodiché faccio una catenella, giro il mio lavoro e per questa seconda riga andrò a lavorare un punto basso in ciascun punto per un totale di 8 punti bassi. Terminata questa seconda riga a punto basso, ritorno all'uncinetto 3,5 e vado a lavorare dei mezzi punti alti. Il primo lo sostituisco da 2 punti bassi e poi nello stesso punto lavoro un altro mezzo punto alto. In questo modo faccio il primo aumento. Dopodiché proseguo lavorando un mezzo punto in ciascun punto e al termine della riga andrò a fare nuovamente l'aumento, 2 mezzi punti nello stesso punto. Chiaramente mi ritroverò 10 punti totali. Andiamo avanti, faccio una catenella e procedo per la riga successiva. Durante questa riga non solo vado a lavorare un mezzo punto in ciascun punto, ma vado a lavorare anche in costa dietro, per cui prenderò la metà asola dietro di ciascun punto sottostante. Lavorerò 10 mezzi punti alti e continuerò così alternando la riga di aumenti e quella normale finché non arrivo all'altezza desiderata, alle dimensioni che mi occorrono. Ho alternato una riga di aumenti ad inizio e fine riga più una riga normale di mezzi punti per ben 5 volte finché non ho raggiunto lo spessore desiderato di 9 centimetri. Quindi dalla riga successiva in poi per un tot di righe lavorerò un punto in ciascun punto, me ne ritrovo esattamente 18. Allora, dopo i giri con gli aumenti ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 righe a mezzo punto in costa e ho terminato con l'ultima riga a punto basso sempre in costa. Una volta fatto questo possiamo tagliare un po' di filato, anzi il doppio, e ripetiamo la stessa operazione esattamente dall'altra parte. Dunque questo lavoro misurerà esattamente 48 centimetri. Potevo arrivare a 54-55 centimetri, ma mi sono tenuta qualche centimetro in meno in quanto il mio filato è abbastanza elastico. Adesso è arrivato il momento di cucire le due estremità. Piego in questo modo e faccio coincidere i punti. Poi prendo ago e il filato stesso che avevo lasciato precedentemente e inizio a cucire senza essere troppo precisa. Mi inserisco nel primo punto e negli altri punti che corrispondono esattamente al primo e cucio a zig zag. Quindi entro, esco e poi rientro dalla parte opposta e così via finché non cucio tutta la riga, insomma.
Terminata la cucitura riporto il filo sulla parte opposta dove c'è l'altro e vado a bloccare con 2 nodini. Riprendo nuovamente l'ago e porto l'eccesso all'interno della lavorazione, blocco e nascondo il tutto. E voilà, poi questo sarà ovviamente il risultato. Se vogliamo possiamo andare a rifinire la fascia per bene con dei punti ventaglietti. Io inizio esattamente da qui, riprendo di nuovo il filo, uncinetto 3 e mezzo, mi aggancio al primo punto, quindi intanto blocco con una catenella, dopodiché ne aggiungo altre 2 per un totale di 3 e inizio a lavorare il primo ventaglietto aggiungendo allo stesso punto altri 3 punti alti. Terminato il primo modulo, senza fare troppi calcoli, vado a fare un punto bassissimo nel primo punto utile, in questo caso è la riga precedente a mezzo punto, faccio un punto bassissimo e da qui riparto 3 catenelle, 3 punti alti nello stesso punto e procedo così per tutta la riga finché non la termino. Fatto l'ultimo motivo, vado a chiudere la riga con un punto bassissimo nell'ultima riga che mi capita, dopodiché faccio una catenella di sicurezza, stacco il filato e lo nascondo per bene tra la lavorazione. Ovviamente ripeterò lo stesso lavoro anche sugli altri 3 lati che mi rimangono. Nascosti tutti i fili in eccesso, questo qui sarà il risultato finale della fascia all'uncinetto per capelli. Io spero che questo video tutorial vi sia piaciuto, vi aspetto come sempre giù nei commenti. Un bacino!